Chitarristi, ciao! Come promesso nel precedente video riguardante le alterazioni con i diesis, anche se ho potuto riscontrare che il tema a contenuto puramente teorico non ha avuto un grandissimo riscontro, anzi è vero il contrario, completerei il discorso iniziato con la parte relativa alle tonalità con bemolli. Prometto di essere veramente telegrafico, ma ci tenevo a farlo per quei pochi che comunque mi hanno manifestato il loro apprezzamento per l'argomento trattato. Ritornando quindi all'immagine del cosiddetto circolo delle quinte, possiamo notare che mentre le alterazioni delle tonalità con i diesis si incrementano in senso orario di quinta in quinta, quindi come abbiamo detto ci basta contare le note partendo dalla prima alterazione che incontriamo, che è il fa diesis, per le tonalità con i bemolli partendo sempre dal do in senso antiorario, le alterazioni vanno invece di quarta in quarta. Quindi partendo dal do che non ha alterazioni e scendendo in senso antiorario, come quarta incontreremo il do, re, mi, fa, che avrà come alterazione il si bemolle, che condividerà con la relativa tonalità di re minore. Ricordate, torna indietro di un tono in mezzo, fa, mi, re. Sia le tonalità che le alterazioni procedono di quarta in quarta, quindi come tonalità successiva, contando sempre 4, incontrerò il fa, sol, la, si bemolle, e come alterazione successiva incontrerò il si, do, re, mi bemolle. Per cui la tonalità di si bemolle avrà come alterazioni il mi bemolle ed il si bemolle. Procedendo ancora con lo stesso metodo, come tonalità dopo il si bemolle incontrerò si, do, re, mi bemolle, a cui dovrò aggiungere come alterazione il mi, fa, sol, la bemolle e via di seguito. Comunque è vero che è più facile a farsi che a dirsi, ed in ogni caso con un minimo di pratica nell'utilizzo del circolo delle quinte e della sua visualizzazione con la nostra memoria fotografica la cosa si semplifica molto. Come trucchetto per individuare la tonalità, ricordando che la tonalità di fa come alterazione ha il si bemolle, le altre tonalità maggiori con bemolle prendono il nome dal penultimo bemolle presente nella loro armatura di chiave. Ad esempio, se il penultimo bemolle è il si bemolle, siamo appunto in tonalità di si bemolle. Se il penultimo è il mi bemolle, siamo nella tonalità di mi bemolle o relativa minore di do, eccetera. In ogni caso, se avete dubbi, fatevi aiutare da questo simpatico orologino che trovate in tantissime forme sul web, digitando appunto circolo delle quinte in musica o roba del genere. Bene, ora siamo in grado di riconoscere e sapere le note di tutte le 12 tonalità maggiori e delle relative minori, per cui questo dovrebbe essere molto utile quando affrontiamo l'analisi armonica di un brano o dobbiamo prepararci un tema melodico. Vi lascio lo schemino come riassume un po' tutte le tonalità. Da qui gli argomenti interessanti che possono allargare molto il nostro orizzonte sullo strumento sono quelli dell'armonizzazione delle scale e lo studio appunto sullo strumento delle scale maggiori a 3 note che ci vengono in soccorso anche nel discorso modale. Direi quindi che è ora di mettere effettivamente le mani sullo strumento e per il momento, sperando di essere stato utile anche solo a qualcuno di voi, vi rimando alla prossima e vi saluto super telegrafico. Ciao!